Inter, Real Sociedad, le ultimissime notizie in vista di questa partita decisiva per il cammino europeo dell'Inter, che è già qualificata agli ottavi di finale di Champions League, ma che ha un ultimo obiettivo per cui lottare in questa partita, ovvero centrare il primo posto nel girone. E per farlo c'è un solo risultato, la vittoria contro la Real Sociedad. Qualsiasi risultato differente porterebbe l'Inter a chiudere al secondo posto nel girone D, proprio alle spalle della Real Sociedad, che chiuderebbe invece prima. Ma perché è così importante arrivare primi? Perché ne stiamo parlando così tanto? Innanzitutto per motivi di prestigio, sicuramente, visto che l'Inter non chiude al primo posto nel girone di Champions addirittura da 12 anni. Poi per motivi economici, perché vincere questa partita porta ad un ulteriore bonus da 2,8 milioni di euro che si andrebbero ad aggiungere ai già circa 60 che l'Inter si è garantita con questo cammino europeo. Terzo motivo, poi forse quello anche un po' più importante, vale a dire anche per sperare in un sorteggio agli ottavi di finale poi un po' più morbido, perché allo stato attuale delle cose, consapevoli che gli ultimi 90 minuti di questa fase a girone può ancora cambiare gli equilibri, però allo stato attuale delle cose, arrivare secondi significherebbe andare poi ad affrontare, per come sono i gironi in questo momento, una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Manchester City di sicuro e poi probabilmente una tra Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Barcellona. Quindi da queste 7, per come è la situazione attuale, prima delle ultimissime partite del girone, uscirà l'avversario dell'Inter in caso di secondo posto. Qualora invece l'Inter dovesse chiudere al primo posto, gli avversari, stando alla situazione attuale, potrebbero essere una tra PSV Eindhoven, Lipsia, Braga se dovesse eliminare il Napoli, Porto o Shakhtar Donetsk, Copenaghen, Galatasaray o Manchester United in base a chi si qualificherà in quel girone lì e poi PSG o Newcastle in base a chi si qualificherà in quel girone lì, se dovesse uscire poi anche il Milan ovviamente. Quindi capite bene che la differenza tra primo e secondo posto è abbastanza netta, anche con le ultime gare ancora da giocare comunque si è già sbilanciata la situazione in maniera abbastanza netta e per questo motivo quindi sarà molto importante battere la Real Sociedad. Ma allora, parlando di questa partita, che partita possiamo aspettarci contro i baschi e che sorpresa anche sta preparando Simone Inzaghi, che oggi qualche indizio secondo me in conferenza stampa lo ha lanciato. Ne parliamo in questo episodio di oggi, quindi innanzitutto ben ritrovati e ben ritrovati amiche ed amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, quindi mi raccomando clic sul tasto iscriviti. Vi riporto oggi il nostro format che ci avete chiesto a gran voce, dove andiamo a fare una preview, una presentazione della partita, condensando il tutto in pochi minuti e adesso partiamo però dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi perché Darmian che era con lui non ha dato notizie molto rilevanti, mentre Inzaghi qualcosina da sottolineare secondo me ce l'ha detta e le principali notizie sono sul recupero di Benjamin Pavard, per il quale Inzaghi ha di fatto confermato che dovrebbe recuperare per la prossima partita in campionato contro la Lazio domenica sera. Poi sulla probabile formazione invece qualcosa secondo me ha fatto capire. Innanzitutto ha praticamente preannunciato che ci saranno dei cambiamenti rispetto alla formazione vista contro l'Udinese sabato e considerando che quella contro l'Udinese, vista anche l'assenza, era sostanzialmente la formazione titolare in quel momento tra i giocatori disponibili, potremmo dire che ancora una volta Inzaghi quindi va verso la decisione di fare un po' di turnover in Champions. Turnover che però, visto il rendimento di chi ha partecipato a queste partite, forse è più giusto definire rotazioni, come le chiama anche lui, perché comunque l'Inter ha ottenuto dei risultati importanti. E quindi, stando un po' a quello che ha detto Inzaghi e un po' ai test fatti in allenamento alla vigilia di questa partita, ci sono ancora dei ballottaggi aperti, di cui sapremo poi ulteriori dettagli soltanto nelle prossime ore, ne parleremo in diretta, ma possiamo immaginare intanto Jan Sommer in porta, Darmian di nuovo titolare a destra con Acerbi e forse, attenzione, Carlos Augusto a sinistra che è stato provato in allenamento. Quadrado si candida per fare il quinto a destra con Di Marco titolare a sinistra dall'altra parte. In mezzo Inzaghi invece ha praticamente detto che Frattesi ci sarà, o almeno questo si è capito dalla conferenza, quindi Frattesi con Cialanoglu in mezzo e Barella o Mkhitaryan a giocarsi l'ultima maglia dall'altra parte. In attacco è ancora un pochino tutto aperto con Sanchez e Thuram che però al momento sembrano in vantaggio e quindi Lautaro Martinez ed Arnautovic almeno inizialmente in panchina. I dubbi quali sono? Oltre ai due già citati, oltre all'attacco e Mkhitaryan Barella, Quadrado
come ha detto Inzaghi stesso, non ha ancora smaltito del tutto quel problema che lo limita, non ha ancora i 90 minuti del tutto, quindi Bissek me lo immagino comunque in campo, almeno a gare in corso. C'è da capire appunto se Quadrado partirà titolare, quindi poi Bissek lo farà rifiatare con Darmian che andrà a fare il quinto, oppure se Bissek potrà all'ultimo scavalcare Quadrado e partire titolare lì da terzo a destra con Darmian quinto. Poi c'è un altro ballottaggio anche con Bastoni a sinistra, Bastoni che è tornato dall'infortunio contro l'Udinese, ha giocato i primi 55 minuti circa, tra lui e Carlos Augusto uscirà quindi la scelta per completare la difesa, e anche qui la situazione è un po' simile a quello che abbiamo visto a destra, considerando che anche Di Marco l'ho visto un pochino stanco e probabilmente poi a gare in corso andrà sostituito, quindi si deciderà anche in funzione di quello. E poi gli altri dubbi che vi ho già detto. Nei commenti vi chiedo di farmi sapere cosa ne pensate, ecco, di questa formazione, di queste scelte, quali sarebbero anzi secondo voi le scelte migliori. Aspetto i vostri commenti e poi li leggiamo in diretta alle 19:30. Torno però un attimo su Bissek, perché Bissek arriva da una partita super veramente contro l'Udinese, abbiamo parlato della prestazione molto incoraggiante con il numero di palloni toccati con grande qualità, sicuramente è stata una prova importante, e quindi giustamente in tanti ora dicono di continuare a dargli fiducia e quindi di metterlo di nuovo in campo da titolare anche in questa gara. Posso capire il punto di vista, sono anche abbastanza d'accordo sul volergli dare continuità, però nel caso specifico di questa partita forse potrebbe non essere il contesto migliore, perché parlando della Real Sociedad affrontiamo la grande sorpresa di questa Champions League, che arriva tra l'altro in un buon momento di forma, perché la Real Sociedad è quinta in questo momento in classifica nel campionato spagnolo, arriva tra l'altro da 7 partite senza sconfitte considerando tutte le competizioni, e nell'ultimo turno di campionato ha battuto il Villarreal a casa del Villarreal con un secco 0-3 abbastanza imponente. E la gara d'andata ci ha detto, secondo me, una cosa che sapevamo già, ovvero che la Real Sociedad è fortissima soprattutto nel pressing offensivo, nel andare a recuperare il pallone alto con diversi uomini. Quindi credo che ci creerà, come l'andata, diversi problemi nella costruzione dal basso. Solo Manchester City e Barcellona, se non vado errato, fanno un pressing offensivo superiore alla Real Sociedad in termini proprio di aggressività e di palloni recuperati lì tra le squadre di questa Champions League, per intenderci un attimo. Per questo motivo, ecco, la scelta di Bissek sulla destra, secondo me, potrebbe essere un pochino rischiosa in questo tipo di partita, come lo era stata quella di Aslani all'andata, messo in difficoltà in un contesto non semplice in cui, ecco, far bene non era proprio immediato. C'è poi un'altra questione, perché troveremo di fronte una Real Sociedad comunque leggermente diversa, secondo me, nel modo di attaccare rispetto a quello che abbiamo affrontato all'andata. Mancheranno 2 giocatori importanti come Barrenechea e soprattutto, a mio avviso, Brais Mendes, che ha segnato contro di noi e in tutte le prime 3 partite del girone, e all'andata è stato anche quello che secondo me ci ha messi più in difficoltà con i suoi inserimenti, è stato quello più difficile da leggere. Soprattutto rientra però il capitano Oyarzabal come esterno offensivo, in questo caso a sinistra, e al centro dell'attacco, a differenza dell'andata in cui c'era proprio Oyarzabal a fare il falso 9 lì davanti, e ci aveva messo molto in difficoltà anche lui con i suoi movimenti appunto da falso attaccante, ci sarà invece questa volta una punta vera e propria, forte fisicamente come Umar Sadiq, che sta recuperando dopo un grave infortunio, all'andata era entrato soltanto nel finale, adesso invece sarà titolare e sicuramente rispetto ad Oyarzabal darà più riferimento centrale come attaccante. Quindi per Acerbi, che in questo momento è uno dei migliori marcatori in circolazione, è un duello sulla carta più sul suo terreno preferito. E queste sono quindi le principali differenze, secondo me, rispetto anche alla gara dell'andata. Per il resto, per l'Inter sarà fondamentale riuscire ad uscire bene dalla prima linea di pressing per potersi poi distendere in campo aperto. Servirà quindi ridurre al minimo chiaramente tutti gli errori in fase di costruzione davanti alla difesa, prestare attenzione alle qualità individuali di Kubo sulla destra, sulla loro destra, e agli inserimenti dei centrocampisti, e come abbiamo visto anche all'andata non mi priverei delle qualità di Thuram in questa partita, perché in campo aperto può essere devastante e la difesa della Real Sociedad secondo me lo soffre molto, quindi costringerà tutta la difesa ad un lavoro differente che può favorire anche Sanchez poi al suo fianco. Queste
Quindi sono le principali indicazioni su questa partita, che credo sia alla portata dell'Inter per quelle che sono le qualità di questa squadra che abbiamo visto fino ad oggi, contro un avversario che però assolutamente, lo abbiamo visto, non va sottovalutato. La partita sarà trasmessa in diretta poi anche in chiaro su Canale 5 in Italia, oltre che su Sky e Mediaset Infinity. Noi saremo in diretta dalle 19:45 come sempre per commentarla insieme a tutti voi, quindi vi aspettiamo live con noi. Vi lascio ricordandovi che se vi piace il nostro progetto, quello che facciamo, quello che vi portiamo ogni giorno, potete valutare la possibilità di abbonarvi e di sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti che trovate sulla piattaforma da cui ci state seguendo, ma anche su passioninter.club. Se vi va di entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo, vi lascio con un approfondimento da non perdere che trovate nei link in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.